Allora ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Eh, oggi sono stato in un cantiere poco fa, adesso vi farò scorrere magari qualche immagine sotto, dove erano stati fatti dei lavori di intervento locale, tra cui delle cerchiature, eccetera. Ero già stato a fare un sopralluogo durante i lavori, adesso sono andato a fare un sopralluogo finale di verifica. E, Però poi mi sono accorto che c'era una parte dell'edificio che non avevo visto e quindi diciamo l'ho comunque visionata e ho dato eh, dei consigli diciamo al proprietario, che in realtà non era il proprietario di quella porzione, perché dovete capire che quando fate gli interventi su edifici contigui ci possono essere sempre delle situazioni un pochettino strane. Lui aveva questa soffitta che era condivisa con un altro, diciamo, con il suo vicino, e il sottotetto era comune, nel senso che non c'erano muri, però a un certo punto finiva il suo sottotetto e cominciava quello dell'altro. E ho visto che il muro di confine tra queste due unità, che era un muro portante che arrivava fino in copertura, non era proprio bellissimo. La sua parte era stata comunque consolidata con del bedoncino, però quando ho visto quel muro lì, comunque per buon senso e per etica professionale gli ho fatto notare questa cosa. Ovviamente io non li posso obbligare a fare l'intervento, cioè non lo posso obbligare a fare l'intervento, perché l'intervento è, nel senso, se non lo vuole fare il vicino non è che lo fa per forza. Però gli ho detto, gli ho fatto notare questa cosa, gli ho detto di comunicarglielo nel caso, insomma, se si mettevano d'accordo avremmo potuto fare un intervento di rinforzo. Allora, questa cosa qui, oltre ad alcune altre criticità locali che ho notato, come una- un, un piccolo setto in muratura che sostiene una trave, diciamo, che arriva proprio nel bordo e rischia di essere spingente, non ci sono dei ritegni, e lì gli ho consigliato, e mi ha detto che quello l'avrebbe comunque fatto perché non gli piaceva, non si sentiva sicuro neanche lui. Gli ho comunque consigliato di fare un supporto a questa colonnina in muratura, perché non era proprio bella da vedere, si rischiava in caso di sisma di avere un martellamento o comunque una rottura fragile di quel punto. E quindi questo per dirvi cosa? Per dirvi che comunque quando andate a vedere un immobile, sia che sia nello stato iniziale, poi ne parleremo anche di questo, sia che sia in uno stato di intervento, cercate di avere una visione globale, e se notate qualcosa che non vi piace fatelo presente. Allora, se voi dovete intervenire voi sull'immobile, ovviamente fate le cose in modo da essere tranquilli. Ovvio che, tornando al discorso di prima, non potete sempre intervenire dove volete, perché ovviamente ci sono purtroppo anche dei motivi di budget, quindi se il cliente non ha la possibilità, e non, non potete magari andare a intervenire ovunque vorreste, però bisogna sempre trovare, come vi ho detto anche in uno dei scorsi video, un compromesso. In questo caso il compromesso era comunque fargli presente queste cose. Lui ha capito che in questo punto doveva intervenire, nell'altro avrebbe interpellato il vicino, poi dopo ne avremmo parlato. Però tutte queste criticità, e poi come vedete in questo immobile ci sono anche degli interventi che avevano già realizzato, hanno realizzato degli incatenamenti fortunatamente, quindi l'hanno già un po' legato. C'è una copertura molto pesante in lattro cemento. Ai tempi purtroppo c'era un periodo dove si tendeva a eliminare i solai in legno, a fare le coperture del lattro cemento pensando che fosse una cosa buona. In realtà, nel senso che non sia buona, ma quando vai a appesantire non è il massimo. Quindi comunque cercate di avere una visione globale, anche se venite contattati per fare una sola cosa. Se vedete una criticità veramente importante, allora in quel caso bloccatevi e dite: guarda, quella cosa lì io non ci metto mano se non viene risolto quello. Invece, se si è nell'ordinario, si prova comunque a diciamo fare il possibile per essere un pochettino tutti tranquilli. Quindi adesso, se non vi siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi. Se avete dubbi o domande scrivetemele pure nei commenti, e come qualsiasi altra cosa, anche suggerimenti o eventualmente video che vorreste vedere. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video di questa serie. Vi saluto, ciao!